Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è il terzo video che voglio dedicare a Spark e alle sue varie funzioni. Come avete forse già visto nel mio canale, ho già dedicato 2 video a tutte le varie possibilità che Spark offre, dal punto di vista dei suoi settaggi, della sua applicazione e dal punto di vista della sua integrazione con altri software, come ad esempio BSFX. In questo video, quindi, non mostrerò più il funzionamento di Spark in sé per sé e tutte le potenzialità del suo suono. In questo video voglio provare a testare se Spark sia o no una buona scheda audio. Come sapete, infatti, Spark ha un'uscita USB sul retro che permette di collegarlo direttamente al proprio computer, che sia esso PC o Mac, e quindi di registrare direttamente all'interno della propria Digital Audio Workstation il suono che tu stai utilizzando all'interno di Spark, senza utilizzare quindi i microfoni, senza utilizzare i vecchi metodi analogici. Vale la pena? Non vale la pena? Scopriamolo. Io cosa ho fatto? Ho deciso di provare a registrare 3 tracce, una in clean e una in distorto in stile heavy metal, e ognuna di queste tracce però è stata registrata diversamente. La prima traccia è la traccia direttamente registrata e mandata all'interno della Digital Audio Workstation da Spark, utilizzata come scheda audio. Nell'immagine potete vedere infatti che il settaggio di input della mia Digital Audio Workstation è Spark, mentre l'output, che mi permetteva l'ascolto naturalmente, è la mia scheda audio, la Focusrite Scarlett 6i6 di seconda generazione. Le altre 2 tracce sono state invece prodotte microfonando Spark alla vecchia maniera. Come sapete, Spark ha 2 speaker in parallelo, esattamente, e di fronte al primo speaker ho posizionato un microfono a condensatore e di fronte al secondo speaker ho posizionato un microfono dinamico, classico. Nell'immagine potete vedere infatti che la mia input a questo punto è la mia Scarlett e il mio output è Spark. Come ho fatto questa cosa? In pratica ho fatto una sorta di reamping. Ovviamente non ho dovuto sbilanciare il suono passando da una reamp box o tramite una DI passiva. Ho semplicemente utilizzato Spark come scheda audio di uscita e quindi in pratica ho microfonato quello che di fatto avevo appena registrato utilizzando Spark come scheda audio di entrata. Quindi il suono è sempre lo stesso. In questo modo sono sicuro di avere 3 tracce assolutamente identiche, nel bene e nel male, quindi con quelle parti suonate da me, con tutti i pregi e i difetti di quello che ho suonato, ma in questo modo sono veramente sicuro di poter fare un confronto reale fra 3 tracce di chitarra suonate esattamente identiche. Ok, adesso io procederò nell'analisi di queste 3 tracce per verificare quale sia la migliore, quale sia quella che secondo me, e magari secondo voi, ha mantenuto i suoni migliori, i suoni più belli all'ascolto e più piacevoli. Magari la traccia di Spark basta e avanza per fare una buona registrazione, o magari sono meglio le tracce microfonate, una o l'altra o entrambe miscelate. O addirittura magari si può verificare se miscelando tutte e 3 le tracce si può avere un buon suono di chitarra. Non dimentichiamoci che ormai qualsiasi Digital Audio Workstation possiede poi dei plugin nativi oppure di terze parti che permettono di simulare amplificatori, quindi c'è sempre questa ipotesi. Ma appunto Spark offre la possibilità di registrare. La domanda a questo punto è: Spark è solo un ampli per esercitarsi? Nasce solo per fare esercizi, ma non per registrare, per produrre in ambito di home studio naturalmente? Oppure può essere anche utilizzato per produrre? Vediamolo insieme. Allora, eccoci nel progetto. Come vedete ho impostato Logic Pro X in 2 blocchi di tracce clean e tracce metal. Ogni blocco contiene la traccia USB, la traccia registrata col microfono dinamico, la traccia registrata col microfono a condensatore. Stessa cosa per il metal, molto semplice, come potete vedere. Adesso sono in muto, ma comunque il principio è lo stesso. Naturalmente possiamo già verificare a un primo sguardo che la forma d'onda, bene o male, coincide, e possiamo anche notare come in questa traccia clean, così come in quella metal, guardate subito, la traccia registrata direttamente con Spark in ingresso ha un livello di ingresso piuttosto basso. Considerate che io sono in un home studio in casa mia, quindi non posso tenere il volume alto, ma questo è un problema che hanno tutti gli home studio, di conseguenza quasi tutti registrerete, immagino, con questa situazione. Rimettiamo in muto la traccia metal che guardiamo dopo. Partiamo da quella clean. Allora, qui ho registrato un arpeggio, l'arpeggio di Civil War dei Guns N' Roses. Perché ho scelto quello? Perché semplicemente è un bel arpeggio con dei timbri, un registro diciamo molto basso, che permette forse di apprezzare bene quello spettro di frequenze. E poi
ho spostato il selettore dei pickup della chitarra che ho utilizzato, che è una Heritage, come forse vi ho fatto vedere, se no ve la faccio vedere adesso. E quindi sono passato dalle varie posizioni, dal manico in mezzo fino al ponte, per apprezzare i diversi toni che possono saltare fuori dalla registrazione. Quindi stesso identico arpeggio con i pick-up in 3 posizioni diverse. Iniziamo ad ascoltare quello registrato direttamente con Spark come scheda audio. Come vedete qui in basso nel mixer ho impostato già 3 equalizzatori, anche se sono spenti, e ho dato un pochino di botta, diciamo, di volume finale per tenere più alto il volume complessivo delle tracce, non tantissimo, naturalmente. Sentiamo la prima traccia. Andiamo. Allora, già qua abbiamo potuto apprezzare come il range principale di frequenze di Spark inizi, vediamo un po', direi attorno, direi che Spark registra a partire più o meno dai 100 Hz. Se alziamo, sì, direi che posso confermare questa cosa. Ecco che intervengono qui frequenze un po' più medio-alte. E per finire facciamo una prova. Allora, il suono è bello, ci può stare, è più o meno quello che io ascoltavo, anzi, scusate, che sentivo con le mie orecchie mentre registravo. Mi sembra un po' asciutto, molto asciutto. Prova a sentire la registrazione fatta con il microfono dinamico. Accendiamo. Allora, qui credo che la frequenza più bassa sia di un livello un po' inferiore alla registrazione di Spark. Secondo me siamo un po' più sotto i 100, forse attorno ai 70-75, non vorrei sbagliarmi, ma bene o male ci siamo. Seconda posizione di pickup, centrale. Sentiamo la terza. Allora direi che al netto del rumore di fondo, proviamo a isolarlo in questo punto. Sentiamo un po'. Direi che
è molto basso, sentiamolo sulla traccia di Spark. È praticamente assente, meno male, perché comunque qua non stiamo passando da un microfono, quindi ci mancherebbe altro. Dicevo, direi che a parte il rumore di fondo, secondo me la traccia registrata col dinamico in questo clean rende un po' più giustizia, mi piace un po' di più. Sentiamo col condensatore. Questa è meno squillante e più presente. Qui le basse partono ancora prima, naturalmente, per la caratteristica stessa del microfono. Questa è la posizione intermedia. C'è un bel picco sulle 180, probabilmente dovuto al microfono, anzi togliamo il probabilmente. È un bel suono, direi. Ultima. Sì, in questo caso, in questo mio caso, dovrei sicuramente lavorare in riduzione attorno a quest'area tra le medio-basse, perché c'è un po' di risonanza, se sentite. Altro che. Qui probabilmente dovrei scavare un po' il segnale, ma comunque ha un bel suono. Facciamo un confronto rapido fra le tre. Prima. Seconda. Terza. Seconda. Che dire, queste tre tracce sono belle a modo loro. Su un arpeggio di questo tipo forse mi piacciono di più quelle microfonate, perché danno un po' più di presenza, un po' più di pancia al suono. Sono un po' più chiuse, ma non perdono eccessivamente dettagli sulle frequenze più alte. Mentre quella di Spark mi sembra che suoni fin troppo netta, fin troppo nitida. Paradossalmente in Spark, nella traccia registrata direttamente con Spark, se dovesse fare un po' di equalizzazione, le lascerei tutte le frequenze, darei un po' di aria sui 5000. È molto flat, è veramente molto flat. In questa forse andrei un po' a pulire le basse, toglierei la punta che è troppo alta qui e darei un po' di aria in alto senza esagerare. Però sentite come in questa, nonostante io abbia tagliato a 100, resti comunque più ciccia nel suono. Sentite? Sentite le basse come sono diverse? Più nitide, sicuramente in Spark. Ma in questa mi sembrano un po' più calde. Mi piace un po' di più. Proviamo sull'ultima. Allora, vediamo un po'. Andiamo a lavorare un po' di pulizia anche qua. Togliamo la scavata che ho fatto. Partiamo. Qui devo andare a togliere sopra, direi qua. Scusate.
e la solita aria attorno alle 5000, che non è obbligatorio, non so se è giusto, ma a me piace. Sentiamo. Voglio risentire questa centrale. Le potrei utilizzare tutte e tre tranquillamente. La prima è veramente pulita in maniera quasi asettica, cioè è perfetta fin troppo, nel senso che proprio non ha nessun tipo di difetto, sembra quasi pre-equalizzata. Non vorrei che Spark facesse questo lavoro in fase di registrazione, di pulizia, di livellamento delle frequenze, non lo so, non so se sia possibile, però ho questa sensazione. Le altre invece rispondono naturalmente, rispondono degli speaker, dei microfoni, dei preamplificatori della Focusrite e di conseguenza il suono cambia, però è bello così. Questa è anche parte della creatività, perché ad esempio io adesso potrei provare a sommare le due tracce microfonate. Vediamo cosa succede. Aspetta, ma sono in fase? Scusate, no, sono in controfase. Vedete che questa curva e questa sono esattamente opposte. Sono in controfase. Infatti il suono è scomparso praticamente. Allora facciamo così, cambio la fase di una delle due, utility gain mono, e andiamo a invertire la fase. Magari facciamolo prima dell'equalizzatore. Ok, sentiamo. Adesso va un po' meglio. Proviamo a dare un po' più di presenza al dinamico. Invertiamo. Sentiamo. Ma a me piace questo suono. Sì, dovrei tagliare molto di più sulle basse sicuramente. Dovrei tagliare veramente tanto sulle basse perché rimbomba. Però mi piace, c'è del buon materiale su cui lavorare. Ok, queste erano le tracce in clean. Passiamo sulle tracce in distorsione. Quindi chiudiamo questo, tac, e apriamo queste. Stessa identica cosa. Allora, anche qui come vedete sulla traccia dinamica e condensatore ho abbassato per cercare di più o meno livellare il suono in uscita per non diventare sordi o avere troppi sbalzi. Partiamo da quella registrata in Spark con il settaggio dell'amplificatore, quindi registrata direttamente con Spark. Attiviamo direttamente l'equalizzatore così non perdiamo troppo tempo. Qui ho fatto un po' di accordi aperti, forse la chitarra è un po' scordata, sorry. Adesso power chord. Anche qui mi sembra che le basse siano veramente scavate. Sentite che se sposto non cambia niente. Scusate. No, direi che qua il taglio è sui 60. Dai 60 in poi l'equalizzatore comincia a lavorare.
Però per il resto direi che il suono si sente abbastanza bene. L'unica cosa, vi faccio notare questo. Provate a sentire qua. Una zona dove non c'è suono. Allora, avendo registrato con Spark, quindi senza microfoni, non dovrebbe esserci rumore di fondo se non quello generato dagli ampli e dai pedali virtuali. Sentiamo. Direi che ci sta. Eh sì, va bene, lo sappiamo che ci sarebbe stato comunque. Ok, sentiamo le note più alte. Allora, come prima, il suono c'è, è giusto, è pulito, nel senso è nitido, è ben ascoltabile, ben sentibile. Dritto, secondo me, abbastanza dritto. Sentiamo il microfono dinamico, come ha reagito. Beh, allora, già così dalla forma d'onda, scusate, guardate il range dinamico della traccia in Spark, scusate, guardate come cambia, lo sbalzo è veramente più basso. In quello dinamico lo sbalzo, cioè proprio il range dinamico è veramente molto più alto. Vediamo, anzi, ascoltiamo. Spegniamo questo. Rumore di fondo subito, pronti via. Scusate, ho lasciato attivo la parte di Spark, sembrava un effetto chorus, probabilmente c'è qualche millisecondo di dislivello che crea veramente un effetto chorus incredibile. Ripartiamo. Oh, meglio. Qui spariscono un po' le medie, sembra la classica equalizzazione a V. Sentiamo. Temo che le basse pomperanno molto. E infatti, guardate che punta che c'è qui sulle 160, 180. Qui andrà sicuramente, sentite. Qui va un po' pulita. Sentiamo un po'. Io taglio sempre attorno a questa frequenza, perché tanto comunque poche cuffie e pochi impianti riescono a rispondere fedelmente a questo range di frequenze. Sopra le 15-20.000, a meno che uno non abbia impianti veramente buoni o abbia fatto una produzione veramente buona o abbia veramente un buon orecchio, tendenzialmente un pochino si perdono. Poi sicuramente i puristi diranno che assolutamente, anzi, ho letto recentemente un articolo che diceva che il passa alto e il passa basso bisognerebbe non usarli più. Boh, io non mi fido. Sentite qua la differenza se aggiungo un po' di medie, un po' tante medie, parecchi decibel, 8 decibel. Scava molto, però cioè, non è male. Nella parte degli accordi forse è meglio tenerlo spento questo. Sì, nettamente. Nella parte degli accordi, nella parte ritmica, meglio così. Nella parte melodica ci vuole un po' di botta di medi. Sentiamo quella con il microfono a condensatore. Ops. Andiamo in solo. Partiamo con le basse.
qui niente. Allora c'è già molto rimbombo sopra le 50, molto. Tutta roba che si somma a cassa e basso via via a tagliare. Anche qui c'è una bella punta fra i 150 e i 200. Sentite che io scaverei un po'. La solita arietta attorno ai 5000. E vediamo se anche qui dare un po' di ciccia sulle medie, sui 500, magari un po' di più. Vediamo. Sentiamo. Eh sì, anche qui in questo caso è il caso di... cioè, vale la pena dare un po' di botta sulle medie medio-alte perché comunque mancano nella parte melodica pura. Facciamo un lavoro di mix di queste due come abbiamo fatto prima. Ora, vediamo subito la dinamica... sì, vediamo subito la fase. Zoomiamo, zoomiamo, zoomiamo. Ecco qua la pancina è in alto e qui è in basso. Quindi sono in fase opposta. Quindi direi di dare anche qui un'inversione di fase. Ok, sì, non l'ho attivata. Ok, sentiamo un po', attiviamo anche il gain, sentiamo come suonano insieme. Mettiamoli a 0, partiamo dall'inizio magari. Guardate come basta poco, basta leggermente invertire la posizione di supremazia l'uno sull'altro per avere un suono completamente diverso nelle ritmiche, della stessa chitarra e dello stesso suono. Sentiamo il primo. Sentite che questo è veramente tagliato, è tagliato con l'accetta. Cioè è impressionante, eh? Non ha basse, ma l'equalizzatore è spento, è completamente spento. Proviamo a aumentarle. Che dire, si tratta di lavorarci su in tutti i casi. Secondo me il suono registrato sia con Spark che con i microfoni in casa, sottolineo, va comunque messo a posto. Cioè, se si registra con Spark, il suono che ti fai dentro Spark, che ho qui di fianco, guardate, qui è. Dicevo, il suono che ti fai dentro Spark sicuramente va messo a posto in produzione. Ci siamo? Un po' storto? Aspettate. Meglio? Dicevo, sì, va messo a posto, ma è normale, cioè nessuno si aspettava che il suono fosse perfetto fin da subito. Pensavo un po' meglio, sinceramente pensavo un po' meglio. Secondo me è più bello il suono allora creato utilizzando direttamente dei plugin, cioè nel senso uno si crea la propria traccia audio, vedete, e si butta su Audio Unit, Positive Grid, BSFX, e allora a questo punto ti apri il tuo bel BSFX, magari ti sei già fatto
ti sei già fatto il tuo amplificatore con Bias Amp e hai tutto qua, insomma, hai davvero tutto qua e non devi passare da Spark come scheda audio. Anche perché il preamp della scheda audio che ho io della Focusrite, secondo me, è migliore di quello contenuto in Spark. Se devo fare una valutazione finale, Spark resta un oggetto stupendo per quel che riguarda lo studio e l'esercizio e il divertimento in casa. Ma se si vuole registrare, utilizzarlo come scheda audio, insomma, non ci siamo tanto. Vale la pena microfonare Spark? Un ampli grosso così? Sì? No? È creatività pura questa, potete veramente mescolare i 3 tipi di registrazione possibile, quindi diretto via USB, microfono dinamico che scegliete voi, microfono condensatore che scegliete voi, o anche solo un microfono, magari mettendolo in un ambientale più lontano, e quindi largo la creatività. Sicuramente non utilizzerei Spark solo come scheda audio, ecco, questo tenderei ad escluderlo. Quindi bene Spark, benissimo come amplificatore da studio e da esercizio, da divertimento, un po' meno bene come strumento per registrare, per produrre le proprie cose. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete altre domande, come al solito, commenti qui sotto, mi trovate in giro su Facebook. Mi sono iscritto recentemente praticamente a tutte le pagine della Positive Grid possibili che trovate su Facebook, sia in inglese sia in italiano, e anche sulla pagina GitHub, dove tendo, come dire, ad essere molto presente. E altrimenti, ripeto, social network e commenti su YouTube. Grazie mille, alla prossima. Ciao ciao!